Ciao a tutti, sto continuando a testare il mio F1 a camera alta. La differenza sostanziale che c'è tra il forno a camera bassa e quello a camera alta fondamentalmente è l'altezza, quindi la distanza che c'è tra il biscotto e la resistenza superiore. Nella versione a camera bassa ovviamente le pizze sono più vicine alla resistenza e quindi basta anche una temperatura di 450 gradi, mentre nella versione a camera alta sono necessari i 500 gradi. Quindi ho pensato di alzare di qualche centimetro il biscotto per portarlo più vicino alla resistenza. So già che molti di voi storceranno il naso perché il biscotto non è più a stretto contatto con la resistenza inferiore, ma alzando il biscotto di qualche centimetro sarà la resistenza superiore a riscaldare il biscotto e quindi potremo impostare la temperatura del cielo a poco più di 450 gradi e ottenere gli stessi risultati. Per avvicinare il biscotto alla resistenza ho comprato questo tubolare in acciaio alto 3 cm. L'ho diviso in due parti da 40 cm l'una e poggerò direttamente il biscotto sul tubolare. Il tubolare è in acciaio non trattato, senza vernici né zingature e quindi non rilascia sostanze nocive. C'era anche una versione in alluminio, però l'alluminio ho preferito anche lì non sceglierlo perché potrebbe rilasciare sostanze nocive. Per inserire il tubolare possiamo inclinare il biscotto e inserire nella guida il tubolare, in questo modo. Inseriremo anche l'altro. E il forno è pronto. L'F1 a camera bassa ha un'altezza interna di 11 cm, quindi considerando che il biscotto è alto circa 3 cm, lo spazio tra la superficie del biscotto e la resistenza del cielo è di circa 8 cm. La versione a camera alta invece ha un'altezza di 18 cm e quindi con il biscotto inserito l'altezza è di 15 cm. Inserendo il tubolare l'altezza interna si riduce a 12 cm. Ci sono ancora 4 cm di differenza tra le due versioni, ma vi farò vedere che il risultato è comunque molto buono. Allora, impostando la temperatura del cielo a poco più di 450 gradi e della platea a poco più di 400 gradi, il forno dopo circa 50 minuti è arrivato a temperatura. La temperatura del biscotto è di 487 gradi. Allora, per questa prova ho fatto un impasto diretto con il 70% di idratazione, una maturazione e lievitazione di 36 ore e ho utilizzato la farina a Caputo Pizzeria. Allora, facciamo una semplice margherita con le pommarole fatte nel mese freschissimo di agosto, circa 2 quintali, casa Giudicianni, 2 quintali, 2 quintali e mezzo, perché poi si fanno pure le paccatelle. Le paccatelle sarebbero dei pomodori crudi messi direttamente. I pelati non pelati. I pelati non pelati, i pelati messi con la pelle nei barattoli e fatti bollire, così il pomodoro San Marzano è sempre pronto. E mozzarella a morì, mettiamo mozzarella a morì questa volta, vai, e via in forno. Diamo una giratina. Eccola qua, la prerogativa di Elena è mangiare la pizza calda, ci dobbiamo muovere, quindi tagliamo in fretta, vediamo il cornicione com'è, tagliamolo, ha fatto dei buchi come le gallerie del Brennero, il mega cornicione, ben cotta?
Questo impasto è più particolare, c'è una quantità di farina di mais, farina 0, farina 00, farina 1, c'è di tutto. Ho preso tipo lo shaker e ho fatto un cocktail di impasto. Svuota scaffale, sì. È predominante la farina di mais, infatti è molto grumosa. E la ricetta, se viene bene la pizza, la metto in descrizione. Allora, questo impasto rispetto all'altro sicuramente è meno idratato. Allora, sbricioliamo un po' di castagne, mettiamo una base di castagne così, mozzarella, funghi champignon e ciauscolo. Giratina. Ta-da! Bella! Wow, sembra buono. Dai colori mi sa che il mais ha vinto. Tagliamo e vediamo questo cornicione com'è. Si è asciugato perfettamente, tranne l'acqua dei funghi. Però è gialla, guarda com'è strana. Bella, eh? Ci sono le castagne sotto che sono un po' croccanti, buonissime. Il ciauscolo, ma poi la farina, sì, c'ha sapore, però è giusta, è equilibrata, non è tanto saporita, però mi piace. Sto mais è da considerare, c'avevo le perplessità del fatto che non assorbisse tanto l'acqua, però mi è piaciuto. Vabbè, stava per buttare tutto all'inizio. Stavo per buttare tutto, invece mi piace. Questo contenitore è rubato. Appena possibile restituiremo il contenitore alla legittima proprietaria quando ci farà uno spaghetto a vongole. Allora, questa sarà una pizza particolarissima, sono sicuro che non piacerà a tutti. Partiamo con un gamberone, lo mettiamo sotto perché ho paura che si bruci, anche se è crudo, lo metto sotto. Consiglio di Elena, io l'avrei messo sopra alla mozzarella, invece vado a coprirlo con la mozzarella per evitare che si bruci troppo. Ho mezzo scoperto così, tipo le crociate. Infatti sembra una bandiera questa pizza. Basta, nessun altro ingrediente, siamo sicuri? La mettiamo sulla pala, gli diamo una bella forma rotonda. Che i gamberi si sono un po' troppo cotti, allora, allora completiamo la pizza con scapece, con zucchine alla scapece. Basta. Ok, tanti auguri a te. Elena ha fatto quanti anni? 18. Ah, 18 anni. Buono. Dai, spegni la candelina. È buono. Buono. Sono morbidissimi i gamberi. Non solo pizze con l'F1. Ma anche crostate di crema alla frutta per il compleanno.
Con questo video non voglio dire che l'F1 a camera alta possa completamente sostituire l'F1 a camera bassa, però ci siamo vicini. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!